Bentornati o benvenuti a Montemarzano. Oggi andremo a fare qualche cosa che probabilmente potrebbe dare fastidio a qualcuno di voi, a chi è un estremo animalista che tiene per la natura in modo secondo me esagerato. Quindi qua di fianco a me abbiamo questo monoblocco, questa baracca, l'ho portata qua qualche settimana fa. C'era una porta che non si apriva, la sono andata a scassinare. Sono riuscito ad aprire, dentro ho trovato una sorpresa. Vi faccio vedere con un po' di cautela, Sì, ebbene sì, è un nido di un calabrone, Vespa crabro. È un vespide, è il più grande delle vespe europee, fa parte della famiglia delle vespe. È pericoloso nel senso che la sua puntura è estremamente dolorosa. In realtà ha una fama purtroppo sbagliata, nel senso che si dice che 3 calabroni uccidono un essere umano, 7 calabroni uccidono un cavallo. Non è vero, assolutamente. Il suo veleno ha lo stesso potere del veleno di un'ape o del veleno di una vespa. Il punto cos'è? Che è più doloroso. Inoltre il calabrone rispetto alla vespa classica è tutto sommato meno pericoloso, perché la vespa tende a essere curiosa, quindi si avvicina all'uomo, gli piace toccare quello che l'uomo mangia. Invece il calabrone sta per i cazzi suoi, non rompe i coglioni, si fa un giro ogni tanto, se non lo vai a molestare non ti pizzica. Diventa pericoloso quando sei all'interno di 2-3 metri dal suo nido, perché se si sente attaccato lui ti attacca, e quando attacca sono veramente cazzi amari, perché non ne arriva uno, ne arrivano 2, 3 o 4. Sono le femmine che pungono, e quando pungono emettono un feromone che chiama altri calabroni, quindi ecco che lì vicino al nido potrebbe essere pericoloso. Qui ho un prodotto che trovate su internet, vi lascio la descrizione, l'ho usato in passato su nidi importanti. Qua non lo vado a usare perché sembra che questo nido sia disabitato. I nidi dei calabroni lo utilizzano un anno, l'anno successivo non lo utilizzano più, eventualmente vanno a costruire un'altra parte di nido sopra. Adesso questo monoblocco era fermo in un cantiere da oltre 10 anni, quella porta lì era chiusa da 10 anni, il vetro sopra è aperto, quindi sicuramente sono andati, hanno fatto il loro nido, ma non ci sono più, perché tra l'altro ho dovuto scassinare la porta perché c'era il cilindretto che non funzionava più, quindi col rumore che ho fatto mi sarei già beccato sicuramente qualche puntura. Però la cautela non è mai troppa, quindi adesso provo ad andare lì con un palo un po' lungo e alzo quell'asciugamano che c'è rimasto con sotto la sorpresa. Ho cambiato idea, ci do il veleno. Innocuo. Mi fa comunque molto schifo. Praticamente con la loro saliva prendono dei pezzi di legno, la impastano e fanno questo alveare. All'interno è come quello di una vespa classica. Andiamo a aprire, Dentro hanno fatto il nido come le classiche vespe, poi attorno ci sono dei calabroni morti, però stecchiti. Quindi dicevo, fanno il nido classico della vespa classica e attorno fanno questa protezione ulteriore. Sono 5 calabroni stecchiti, però sono piccoli, quindi sono nati morti. Tante larve non sono nemmeno nate, vedete, larve non fuoriuscite.
Servono i calabroni? Sì, al mondo bene o male tutto serve. Il calabrone è un predatore incredibile per altri insetti, è un carnivoro. Quindi pensate che un nido di calabroni, quindi un gruppo di 300 calabroni, può uccidere, può mangiare fino a mezzo chilo di mosche al giorno, che le mosche rompono i coglioni, quindi avere qualche calabrone in giro che ti tiene un po' pulito dalle mosche male non fa, però effettivamente quando vanno a fare il nido in posti dove attorno ci va l'uomo bisogna eliminarli. Non è comunque un insetto a rischio estinzione, quindi quelli che dobbiamo togliere li togliamo. Se vi fanno il nido nel cassonetto di casa, chiamate i vigili del fuoco e ve lo vengono a togliere. Video molto breve, ma era troppo lungo per fare uno short, è troppo corto per fare un video, quindi vi dico un po', vi accenno come mai ho messo qua questa baracca, perché prima o poi inizierò a farla a casa, quindi avere un posto con un bagno e da venirsi a rinfrescare un attimo, metterci dentro un frigo ci vuole. Adesso è da sistemare, in realtà sopra andrò a mettere un pannello fotovoltaico perché qui installerò l'elettrificatore per quella zona di recinto che non è ancora elettrificata. Purtroppo ho avuto un danno sopra, vi farò vedere in un prossimo video. Quando andrò a montare l'elettrificatore col pannello fotovoltaico chiaramente vi farò vedere tutto. Qui praticamente ho dovuto distruggere il cilindretto perché era completamente bloccato, quindi come ho fatto dalla parte esterna ho fatto un foro sotto, quindi facendo un foro qui dopo cadono giù i cilindretti che sono dentro e allora la chiave riesce a girare. Nel mio caso sono stato ancora più sfortunato perché in realtà era proprio completamente rotto dentro, non c'era più il chiavistello, vedete com'era? Quindi ho dovuto togliere il cilindretto per andare dentro e con un gancio tirare indietro questo ferro. Allora vi dicevo, bisogna fare prima un foro, fare cadere i cilindretti, se non si riesce ancora allora si allarga il foro, questo è fatto così, no? Tanto che con la punta si arrivi in questo punto, che è il punto più debole del cilindretto perché è dove è fissato con una vite, quindi si va a limare, a rovinare la vite, si va a indebolire questa parte, quindi dopo con un colpo di martello si tronca. Adesso qua c'è da fare una bella pulizia, questo sarà il bagno. Qua invece metterò un frigo per tenere un po' di bevanda al fresco. La baracca è provvisoria finché non finirò il mio cantiere. L'ho messa qua in questo spiazzo che è dove dovrò costruire il benedetto tunnel agricolo. Tunnel agricolo che ho richiesto il permesso circa 18 mesi fa al comune e stanno ancora richiedendo documenti, peripezie varie. È un bagno di sangue, cioè conviene buttare su e senza dire niente perché è impossibile lavorare. In Italia la burocrazia è spaventosa, è ridicola, vomitevole. Buon Montemersano, seguite il mio canale e guardate i prossimi video. Ciao!